Siamo in diretta su Inter TV e su Facebook con non uno ma ben due ospiti, perché c'è Asamoah che ha portato Keita Balde. Allora bentornati, come state? Sì, molto bene, grazie. Ciao, molto bene, tutto bene. Stavo guardandole. Si è pettinato bene? Sì, stavo guardando quello, come sai. Allora, beh, è chiaro, insomma, grandi sorrisi dopo una partita importante come quella vinta oggi, il modo migliore per chiudere l'anno. Sì, è molto importante per noi perché noi vogliamo sempre vincere, soprattutto le partite così conta moltissimo per andare avanti in classifica. Invece per chiudere l'anno con una grande vittoria così ci vuole. Sappiamo che quello che vi dite dentro lo spogliatoio chiaramente rimane dentro lo spogliatoio, ma adesso ce l'hai qui accanto, cosa gli vuoi dire per quel gol? Con questo gol quello che ho detto vale molto, è molto importante perché si porta a casa la vittoria e quelle che mancavano. Noi potevamo fare ancora di più, però alla fine abbiamo portato un buon risultato. Keita, ci stanno arrivando tantissimi messaggi dai tifosi, chiaramente ti ringraziano per quel gol, insomma stavamo dicendo la palla l'hai vista arrivare da destra e poi è riuscita a passare forse nell'unico corridoio, nell'unico spazio che c'era. Sì, sono contento che è potuto entrare la palla, lo cercavo veramente il gol per aiutare la squadra, per portare i 3 punti a casa e ci siamo riusciti. La vittoria di oggi è una vittoria molto importante a livelli come quella di prima del Napoli, bisognava portare a tutti i costi i 3 punti e ce l'abbiamo fatto. Paolo da Facebook vi chiede, siete arrivati solo a giugno, quindi è solo 6 mesi che siete qui in nerazzurro, si chiude l'anno, che 6 mesi sono stati, insomma, tanto intensi, tante partite e tante emozioni. Sì, tante intensità, tante emozioni, manca ancora 6 mesi per finire, invece quello che abbiamo fatto in questi 6 mesi dobbiamo anche fare una crescita in più, anche io so che possiamo fare ancora di più, personalmente, anche sicuramente con Keita, so che giocatore ho giocato contro, so che anche lui piano piano sta tornando al suo livello. Sì, sono stati 6 mesi di tante emozioni, di tanti allenamenti, di tante partite. Asamoah ha avuto l'opportunità di arrivare prima, di fare il ritiro e tutto quanto, io sono arrivato un po' più tardi, ma niente, proviamo sempre a migliorarci, a fare sempre meglio e portare l'Inter agli alti livelli. Allora a questo punto ho ancora 2 domande che arrivano da Facebook, è sempre la stessa. La prima, doveste scegliere un momento di questa prima metà di stagione, quale sarebbe? Guarda, io l'ho pensato al volo e mi è venuto subito il pensiero, mi è piaciuto molto la vittoria che abbiamo fatto in casa contro il Tottenham, soprattutto quando ha segnato Vecino. Quel momento là, proprio quel momento lì, bello è stato, bello ma molto molto bello. Quello momento da Inter proprio. Sì, è vero, sì. E a questo punto, in vista del 2019, che altro momento magari volete regalare ai tifosi? Anche un augurio, visto che adesso ci sarà un po' di riposo anche per voi. Prossimo anno conta solo che giungere obiettivi importanti per noi, invece il calcio non può promesso niente, è importante che lavorare ancora di più per migliorare. Invece prossimo anno credo che a questi livelli in un momento dobbiamo crescere e possiamo crescere. Di dare sempre il meglio e il massimo di ognuno di noi e provare a arrivare il più alto possibile. Noi penso che lottiamo, stiamo là tra le 3 prime, proveremo a fare il massimo e finché la matematica non ci fa fuori proveremo sempre a stare lassù. Grazie ragazzi, allora auguri, buon anno nuovo, insomma ci ritroviamo poi a gennaio. Grazie ragazzi. Buon anno. Un saluto a tutti i tifosi. Ciao. A Scherniano, insomma, il modo migliore, no? Per chiudere l'anno, un anno direi faticoso con la prima metà, con un lungo inseguimento verso la Champions League, nella seconda metà tante partite, però chiudere l'anno con questo terzo posto e un vantaggio che inizia piano piano a diventare importante sul quinto, vi permette di guardare insomma il 2019 con un po' più di serenità. Sì, è verità questo anno abbiamo fatto prestazioni e risultati buoni,
risultati meno buoni, però alla fine abbiamo chiuso l'anno con le 2 vittorie consecutive, quindi questo è importante per noi. Anno nuovo, sempre dopo un po' di riposo, dobbiamo ricominciare subito forte. È stata una settimana molto particolare, un po' perché c'è stato il Boxing Day, quindi era la settimana di Natale, c'è stato prima il pareggio contro il Chievo beffardo all'ultimo secondo, poi tante vicende extracampo, un po' che riguardavano Nainggolan, un po' che riguardavano altri fattori. In tutto questo la squadra però ha risposto vincendo contro il Napoli e vincendo oggi. Vi siete forse compattati ancora di più come gruppo dopo le tante critiche, forse anche eccessive, dopo la partita di Verona? Sì, sicuro, anche questo è verità, che anche che parlano male da noi, però noi siamo sempre uniti, siamo un gruppo fantastico e questa è la migliore risposta che possiamo fare. Umberto? Ciao Milan, io ti chiedo oggi un'ennesima partita, la seconda consecutiva senza subire gol, state tornando ad essere molto solidi anche in trasferta. Sì, mi hanno detto intervisti prima che abbiamo vinto la partita in trasferta dopo un mese o dopo 2 mesi mi sembra, quindi non sapevo questo, quindi siamo contenti, siamo felici anche per questo. Non abbiamo subito gol la seconda partita, quindi questo è per noi i difensori più importante. Ultime partite abbiamo fatica un po' di fare gol, sempre abbiamo creato occasioni importanti ma non siamo riusciti a fare gol, però meno male che oggi lo abbiamo fatto e lo abbiamo subito. Chiudo chiedendoti un augurio chiaramente per i tifosi in vista del 2019, come dicevamo prima il 2018 ha dato tante emozioni ai tifosi, e il 2019? Speriamo che ai nostri tifosi possiamo dare emozioni anche di più e tutto insieme possiamo fare grandi cose. Grazie e buon anno, auguri. Buon anno a tutti.